Non è solo un'auto, è un battito, un sogno nato in una piccola officina che è diventato leggenda. Tutto comincia nel 1914, in via De Pepoli, a Bologna. In un vicolo stretto nascosto tra le case, nasce qualcosa di più di un'officina. È un laboratorio di idee. È lì che Alfieri Maserati accende il suo sogno. Non ha grandi mezzi, ha solo le mani, la testa e i suoi fratelli, Ettore, Ernesto, Bindo, Mario e Carlo. Meccanici, ingegneri, persino un artista. Ed è proprio l'artista, Mario, a disegnare il tridente. Si ispira alla statua di Nettuno in Piazza Maggiore. Quando lo mostra ad Alfieri, lui lo guarda in silenzio. Poi dice: «È perfetto, perché noi non guideremo auto, guideremo il destino». Quel simbolo diventa una promessa, potenza, eleganza, orgoglio italiano. All'inizio l'officina lavora su motori da competizione, candele e sistemi di accensione per conto terzi. Poi Alfieri parte per Torino, chiamato da una storica casa automobilistica, la Diatto. Per alcuni anni lavora lì, progetta auto da corsa, sviluppa nuove soluzioni. Ma quando la Diatto decide di ritirarsi dalle competizioni, Alfieri torna a Bologna e con i suoi fratelli fa il grande salto. Non più costruire per altri, ma costruire per sé. Nasce così la Tipo 26, il primo vero battito firmato Maserati. E con lei nasce ufficialmente la Maserati come casa automobilistica. Quel tridente disegnato da Mario campeggia per la prima volta sul radiatore della Tipo 26. Da quel giorno non l'ha più lasciata. Ha una linea semplice, quasi fragile, ma quando parte, vola. Corre alla Targa Florio, una delle gare più dure e leggendarie dell'epoca. Alfieri è al volante, non c'è sponsor, non c'è denaro, solo coraggio, meccanica e sogni. Eppure vince. Quando taglia il traguardo, suo fratello Ernesto gli corre incontro. Alfieri scende, si toglie il casco e dice solo: «Hai sentito? Il motore batteva come il nostro cuore». Quel giorno non nasce solo una macchina, nasce una leggenda. Ma i sogni camminano sul filo e basta poco per spezzarlo. Nel 1927, durante la Coppa della Consuma, una gara in salita tra le curve toscane, Alfieri ha un grave incidente. Viene operato d'urgenza, sopravvive, ma non del tutto. Il trauma lo segna e negli anni successivi le complicazioni non lo lasciano mai. Nel 1932, 5 anni dopo un'ennesima operazione, il cuore di Alfieri si ferma, a soli 44 anni. È un duro colpo per tutta la famiglia, ma i fratelli non si fermano, continuano a costruire, a credere, a correre. Ma capiscono che da soli non possono andare oltre. Nel 1937 cedono l'azienda alla famiglia Orsi, una scelta difficile, ma fatta col cuore, per dare al sogno un futuro più solido. Ma i fratelli non smettono di sognare, restano in Maserati per 10 anni come consulenti. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. I motori tacciono, le corse si fermano, l'officina Maserati ora produce per l'esercito. Ma anche in mezzo al buio c'è chi di notte accende un motore di nascosto, solo per sentire il rombo, solo per ricordare chi erano. Quando la guerra finisce, l'Italia si rialza lentamente e con lei anche il mondo dei motori. La Maserati torna in pista, con fatica, con passione, con orgoglio. E poi arriva l'uomo destinato a scrivere la leggenda, Juan Manuel Fangio. L'argentino guida la Maserati 250F, non la forza, non la doma, la ascolta e insieme danzano. Nel 1957 vince il mondiale di Formula 1. In curva galleggia, in rettilineo sparisce. Quando scende dall'auto, un giornalista gli chiede: «Com'è guidarla?» Fangio sorride e risponde: «Come se il motore mi leggesse nel pensiero». È una vittoria che pesa, perché Fangio aveva corso anche con Ferrari, ma per il suo ultimo mondiale ha scelto Maserati. In quegli anni, tra il tridente e il cavallino, corre una sfida che va oltre la pista. Non è solo competizione, è una sfida di idee, di visione, di cuore. Quel giorno è Maserati a lasciare il segno sulla pista e nella storia. E quello stesso anno, nel 1957, nasce la 3500 GT, la prima vera Gran Turismo firmata Maserati. Non è solo una macchina, è una scultura che corre, elegante, potente, sembra nata per una passerella. Ma il successo non è una linea retta, è un'onda. E negli anni 60 e 70 quell'onda si infrange. Maserati passa a Citroën, crescono le ambizioni, ma il mondo cambia, arriva la crisi petrolifera. Le auto di lusso non si vendono più, i sogni diventano costi e i costi debiti. Nel 1975 Maserati fallisce. Viene messa in liquidazione, ma lo Stato interviene.
e affida la rinascita ad Alejandro De Tomaso, un uomo visionario, passionale, controverso. Qualcosa si muove, ma non basta. Nel 1993 la svolta. Fiat acquista Maserati. È come prendere un cristallo impolverato e farlo brillare di nuovo. Sotto la guida di Ferrari, Maserati torna a respirare. Nasce un nuovo stabilimento, nuovi motori e una nuova era. Nel 2004 nasce la nuova quattro porte, linea affilata, cuore italiano, l'eleganza che ruggisce. Poi arrivano altri simboli, la Gran Turismo, potenza e bellezza, la MC12, estrema, arrogante, vincente, e infine la MC20, una supercar che non guarda indietro, punta al futuro. Oggi il futuro si chiama Folgore, la prima Maserati elettrica, ma sotto quei silenzi digitali c'è ancora un battito, perché anche quando cambia, Maserati non ha mai smesso di credere nei suoi sogni. Alfieri oggi non c'è più, ma il suo tridente punta ancora avanti, perché quando accendi una Maserati non stai solo guidando un'auto, stai guidando una leggenda, la storia di chi ha osato, di chi ha perso, di chi ha vinto e soprattutto di chi non si è mai fermato. Grazie per essere arrivato fino in fondo. Ogni leggenda merita qualcuno che la ascolti e segui Inspirational Stories per altre storie vere.